Li abbiamo visti picchiarsi. Li abbiamo visti gufarsi. Li abbiamo visti insultarsi. Ma non li abbiamo mai visti nudi. Oggi entrerò più a fondo nella vita di questi due sex symbol del wargame italiano. Queste due celebrity che tanto ci hanno detto del loro hobby quanto poco della loro vita. È la resa dei conti, ma nel wargame per la resa non c'è spazio, c'è posto solo per un duello senza esclusione di colpi. Nome: Mattia. Giacomo. Ah. Cognome: Rocca. Volonté. il surname. Tiamat. Ace. Perché? Mi piacciono i draghi. È una storia lunga, deriva dalla squadra di software dove gioco. Noi abbiamo solo nomi un po' scemi e quando è stato il momento di scegliere il mio nickname io ho proposto Ace Ventura. Il presidente mi ha detto se Ace come la candeggina. Salutate il pubblico. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi e benvenuti su Wargames per passione. Licenza poi. Quanti anni hai? 30 tra 10 giorni. 29. A quanti anni fa risale il tuo primo video per il canale? 6 anni fa, poco dopo il Lucca Comics, Credo circa 3 o 4 anni fa. YouTuber preferito e che ti ha ispirato? Io Toby, Karim Musa, da sempre. Domanda di riserva. No, però diciamo che quello che ho seguito di più è appunto Yotobi. Prendi i miei tempi, tanto lo monti tu. Sì, tanto abbiamo già rotto mezza. Magari non capisco un cazzo. Sto capendo I di no. bloppers alla fine. Tanto metà delle domande per ora è bloppers. Sì. Capito? Cosa ti piace di più del canale e cosa invece cambieresti? Allora, il fatto che abbiamo con il lavoro fatto portato tante persone nel mondo del wargame è una cosa che mi piace tantissimo e vuol dire che siamo sulla strada giusta e facciamo le cose giuste. Dall'altra parte la qualità, che molte volte non dico sia scadente ma non è professionale, che potrebbe farci magari spiccare un po' di più. Diciamo che essere un po' da riferimento nel settore è una cosa molto bella e aver appunto fatto conoscere il gioco a varie persone mi rende orgoglioso del canale. Cambierei invece, che però so che è figlio del fatto che appunto è una passione, appunto la qualità servirebbe un po' più di professionalità, ma come lo facciamo per hobby non è che possiamo pretendere chissà quanto. Però fatti delle risposte tue. Sì, Quando ha detto però so che pensavo cambierei Tia. Cioè proprio. Allora, il tuo video del canale preferito e perché proprio quello in cui pesi le miniature di TV? Il battle report che abbiamo fatto con Jack, il presentatore. Attenzione. Quello che è durato solo 12 minuti. L'ultra fast battle report, che ho avuto comunque informazioni discordanti, perché secondo me è un video perfetto per il canale ma che non piace a tutti e quindi devo anche capire se inserirlo o trovare una via. È sicuramente quello sulla storia del wargame, seguito da quello della pesata delle miniature di GV, anche se mi speravo in un po' più di flame quel giorno. A questo punto vi chiedo, pesa più un chilo di paglia o un chilo di miniature di GV? Ciao GV! Quanti anni avevi quando ti sei approcciato al wargame? Meno di 10 anni, credo tra i 7 e i 9 la prima volta. Se contiamo giocare con i soldatini della seconda guerra mondiale, da 6 anni. Se invece contiamo wargame in quanto tale, 11 o 12. E il tuo wargame preferito? Il gioco di battaglie strategiche del Signore degli Anelli, perché è praticamente il più completo. In primo posto Star Wars Legion e in secondo posto il gioco del Signore degli Anelli. Storico o fantasy? Fantasy, perché gioco praticamente solo quello. Storico, quando voglio darmi un tono di abusicità dico beh, dovrei iniziare a pensare a cose un po' più serie, però poi si torna al fantasy. Sicuramente fantasy.
Un ipotetico wargame perfetto, che caratteristiche ha? Tia risponde con le sopracciglia a tutte le domande. Carica la risposta. Non credo ci sia una risposta a questa cosa, perché noi wargamer siamo viziati e a ognuno piace una cosa diversa, e quindi ogni wargamer del mondo potrà darti una risposta diversa. Per quanto mi riguarda, il wargame perfetto è quello che ti permette di fare una vera guerra, quindi che ti permette di partire dalla battaglia skirmish e ti permette di arrivare alla battaglia campale con più o meno lo stesso sistema di regole, e mettendo in mezzo tutte le varianti che possono essere aerea, navale, tutto quello che è del pericolo. Un wargame perfetto deve essere semplice da capire nelle sue meccaniche, ma dovrebbe riuscire a darti abbastanza profondità per immedesimarti nella partita. La partita che più ti ha fatto divertire? Allora, ricordo con calore una partita giocata con il Bonace di Rockstar, in cui abbiamo iniziato. Era una partita come un'altra. A un certo punto hanno iniziato a volare così tanti colpi di pistola e raggi cosmici e portali interdimensionali che abbiamo iniziato a bestemmiare duro, ma ci siamo divertiti come dei dannati. Una delle mie partite preferite è sicuramente una delle prime che abbiamo registrato sul canale del Signore degli Anelli, Minas Tirith contro Esterling, dove ce ne siamo date di santa ragione, e Andur, pezzo di merda, mi ha ucciso un sacco di soldati. E quella che ti ha fatto più incazzare? Una partita del Signore degli Anelli che non è mai uscita sul canale perché era a schieramenti scelti dall'avversario. Arce mi ha inserito tutto dietro un fiume, abbiamo deciso che quel fiume fosse invalicabile, io passavo solo da un ponte, Arce mi ha disintegrato, non è successo niente, per 6 turni non ho potuto pubblicarla. La partita più brutta e che mi ha fatto incazzare di più della mia vita è stata un torneo di Kill Team, quando Kill Team era ancora un regolamento fan-made. Ricordo che l'avversario particolarmente sgradevole abbia portato una lista tiratissima in un torneo amichevole e praticamente giocava solo lui. Se potessi riportare in auge un wargame, quale sarebbe? Allora, più che un wargame io riporterei in auge un regolamento, che si tratta di Warhammer 40.000 nella quinta edizione. Secondo me era una delle edizioni meglio fatte da GW, che però poi è andata a quel paese con il bilanciamento delle armate, sono uscite poi cose che hanno rotto il gioco e poi la sesta faceva cagare. Non mi interessa che nel suo regolamento ho finito turni. Per quanto mi riguarda c'è un'evoluzione costante dei giochi. Un gioco che finisce ovviamente può avere problemi tecnici, può avere problemi di distribuzione, può avere problemi di qualsiasi tipo, ma se non c'è più è perché ha fatto la sua storia e i giocatori evolvono insieme ai giochi che portano avanti. Di conseguenza, secondo me, regolamenti che sono finiti perché dovevano finire. Quelli che ci sono adesso sono adatti ai giocatori che ci sono adesso. Noi vecchiacci siamo nostalgici sui vecchi regolamenti, ma è solo per nostalgia. Esiste un gioco che non ha mai decollato e che vi dispiace non sia mai decollato? Erewhon. Visto che abbiamo parlato di GW, cosa pensi di chi no, esiste solo Warhammer, il resto è fuffa, c'è solo Warhammer? E ricordo che ci sono anche minorenni che sentono questo video. No, allora le persone che secondo me pensano solo a Warhammer non lo fanno per cattiveria, ma lo fanno perché Warhammer a livello sia di meccaniche che di lore, che in realtà anche di costi e di possiamo dire sacrificio da parte del giocatore, chiedono tantissimo, e a un certo punto le persone si sentono restie a cambiare soggetto. Di conseguenza è una specie di vortice, un cane che si morde la coda e non si può più scappare. Io a quelle persone dico: fate un tentativo, ci sono un sacco di giochi che si possono giocare con le miniature che già avete, che se volete comprare il regolamento costano
$5, $10 e potete avere una esperienza di gioco molto più tranquilla e senza pensieri rispetto a Warhammer. Poi se siete dei torneisti, ovviamente gli unici tornei che hanno senso sono quelli di Warhammer, ben venga, lì non vi si può dire niente. Questa è una domanda molto personale in realtà, perché io ero uno di quelli. Io ho sempre giocato quasi ed esclusivamente a sistemi Games Workshop, ero particolarmente relegato a 40.000 come loro, eccetera. Gioco, tornei, mai vinto uno, però mi piaceva giocare tanto. È arrivato a un certo punto che GV mi aveva deluso a tal punto che ho deciso di dare, grazie anche anzi per colpa di questo punto qua, una chance a qualche altro gioco e ho scoperto che c'è un universo dietro, non c'è solo GV. Se pensate solo a GV, date una chance a qualche altro gioco che con gli stessi modelli potete tranquillamente giocare e vi divertite di più, o comunque uguale, senza farvi venire la bile perché ogni 10 secondi aumenta il prezzo di un modello. Come vedi il futuro del wargame? Ma come approfondire? Come non mi ricordo la domanda. Allora, vedo un'evoluzione propositiva per il wargame. Ci sono un sacco di sistemi che si stanno sdoganando, un sacco di ambientazioni che si stanno sdoganando. Se si vuole giocare a un wargame si gioca a qualsiasi cosa attualmente. Vedo anche con lo sviluppo della stampa 3D un più facile raggiungimento dello scopo di un determinato giocatore e dei modelli che potrebbe volere. Ovviamente tutto questo col tempo. Certo punto di vista direi che vedo bene il futuro del wargame, perché quasi tutte le case produttrici stanno sviluppando sistemi che permettano di giocare facilmente anche sul tavolo della cucina. Vedi GV per esempio, che ha deciso di ridurre le dimensioni dei tavoli regolamentari in modo che stiano sul tavolo della cucina e in modo che non debba avere per forza quasi una stanza apposta per giocare, che è una cosa molto proibitiva sotto certi punti di vista. Come la quarantena da Covid ha cambiato il wargame? Se l'ha fatto. Allora, la quarantena da Covid ha messo sul piano delle esigenze molto particolari, le esigenze di giocare e soprattutto l'astinenza prominente da parte del wargame e del wargamer che non può giocare al wargame. Molti si sono dirottati sui videogiochi o simulatori di wargame presenti online per cercare di sviluppare i vari sistemi e continuare a giocare con i propri amici. Non è la stessa cosa. Beh, per quanto mi riguarda il lockdown è stato un periodo da incubo positivo in realtà, perché io non ho avuto tempo di fare niente se non lavorare. Però ho potuto vedere, ho potuto notare che secondo me il gioco alla fine ne è uscito, il gioco in generale, non solo come wargame ma di tutti i sistemi di trattenimento e di svago, ne è uscito vincitore, perché la gente avendo tempo libero a pacchi ha scoperto quanto è bello divertirsi e quindi c'è stato un incremento di vendite di tutti i tipi di intrattenimento, giochi, videogiochi, wargame. Guardate solo una chicca, mi sembra che in borsa GV abbia fatto un bel salto durante il lockdown come striscia positiva e questo dovrebbe dare nel futuro una bella spinta ai giochi in modo tale. Ti dà fastidio quando sviliscono il tuo hobby? A me dà fastidio, ma con il tempo ci sono abituato, nel senso mi sono abituato al fatto che le persone non capiscano, con alcune persone ci parli, con altre persone non ci parli. E semplicemente quello, è come andare a parlare a qualcuno di, che ne so, il fatto che ti piace andare a caccia, non lo dici a tutti magari semplicemente per il fatto che quella persona è un animalista e ti picchierebbe, nel senso, poi... Ma tu hai un fucile. Sì? Sì, dà fastidio sicuramente quando ti dicono ancora a giocare con i pupazzetti, però alla fine sono 20 anni che gioco e non mi interessa quello che dici, io mi diverto, gioco
quello che vuoi, tu stai pure nel tuo brodo. A tal proposito, pensi che Wargames per Passione come canale abbia dato più risalto a questo mondo? Spero che l'abbia fatto, perché effettivamente noi ci stiamo mettendo l'anima e il cuore. Ok, non guardate il periodo lockdown che è stato un attimo una caduta a livello anche emotivo proprio per il canale, quindi ho fatto quello che ho potuto, però noi in 6 anni ci stiamo veramente mettendo la faccia, ci stiamo mettendo impegno, per quanto non riusciamo ad arrivare a certi livelli, ma semplicemente perché noi non ci guadagniamo, cioè se ci paragonate a qualche canale internazionale noi non possiamo fare quello che fanno loro semplicemente perché noi non abbiamo introiti, ma facciamo quello che c'è possibile comprando i giochi di tasca nostra, creando i tavoli di tasca nostra, quindi cercando di sviluppare sempre più l'hobby e la conoscenza dell'hobby quanto ci è concesso le nostre finanze e ai nostri impegni personali. Fosse un lavoro sarebbe una questione tutta diversa. Secondo me stiamo facendo bene e i risultati, per quanto piccoli, si vedono. Non è solo vedere ogni tanto determinate cose sul nostro gruppo Facebook, la passione che qualcuno ci mette nel wargame, che è paragonabile a quella che mettiamo noi, mi riempie un sacco di orgoglio, e quindi anche se appunto lo facciamo solo per passione, ne siamo molto contenti. Ti piacerebbe se il Wargame fosse il tuo lavoro? Ah, voglia. Direi di sì. Meglio un gioco con belle regole ma pessime miniature o uno con miniature splendide ma con regole pessime? Beh, semplicemente la prima, perché le miniature si possono stampare nella tecnologia moderna, si possono non solo stampare, puoi usare miniature di altre case, è possibile creare qualcosa di bellissimo, però potendo anche divertirsi in quel caso. In caso contrario, se le regole sono pessime ma le miniature belle, finirà che ti compri le miniature e giochi a regolamento bello. O le fai di carta? Ne parliamo in un'altra serie. Palesemente regole belle, perché con le regole puoi adattarle a tutte le miniature, ma no, puoi adattare anche tutte le miniature a delle altre regole, però è meglio avere le regole piuttosto che le miniature. Io non riesco a montare questo giro di parole nella vita. Quanti wargame miniature possiedi e qual è il corrispettivo in euro giusto per fare separare le vostre coppie? Quale sopracciglia anche le muove? Si finge morto come gli insetti. Jack, non ti dirò una bugia. Progetti per il 2022. Allora, qui mi vedi un po' combattuto, perché nell'ultimo mese, coronato probabilmente da questo video che vedrete a fine anno, abbiamo spinto il canale ai massimi, cioè voi non avete mai visto fino ad oggi 2 video a settimana per tutto il mese, e lo stiamo facendo per capire se il canale possa svilupparsi oltre questo limite che ha raggiunto. Noi siamo stati a 3100 iscritti, può essere per tantissimo tempo negli ultimi mesi, ma perché ovviamente mantenevamo sempre lo stesso ritmo e cose tecniche di YouTube, ragazzi. Abbiamo iniziato a spingere sui social, abbiamo iniziato a spingere su YouTube, abbiamo iniziato a spingere con l'unico obiettivo di far crescere il canale e capire se ci possa essere un margine di introito. Mi spiace dirlo in modo finale. Lo sviluppo del canale ci vede un po', o almeno mi vede un po' combattuto. Da una parte ho idea che il canale, se non ha, tra virgolette, sbocchi a livello finanziario, visto che stiamo iniziando a crescere, può rimanere solo una passione. Quindi da una parte diminuire i video che però possano essere interessanti e di qualità, nel senso un video al mese però che vi racconti una storia bella, che vi racconti qualcosa di interessante, vi faccia vedere un progetto interessante e che cresca, possiamo dire così, l'interesse in voi e che voi guardiate e non uccida noi e le nostre coppie e le nostre vite. Dall'altra parte l'interesse di continuare a spingere così tanto sui social, su YouTube, con un'affluenza costante di video, per vedere se questo dall'altra parte possa avere lo stesso impatto che potrebbe avere fare un video solo ma impegnato a bestia. Non ne ho idea. Io sono molto più terra e vi posso dire che nel 2022 sicuramente vedrete
più battle report di Carnevale di quanti non ne abbiamo portati finora. Un pregio e un difetto dell'altro. Fa un botto di lavoro senza che gli si dica niente e va come un treno quando è appassionato. Difetto: dopo 2 giorni è morto dentro e non gli si può fare più un cazzo, neanche scrivergli ho un progetto nuovo. Pregi sicuramente la passione che ci mette nel lavorare su queste cose, e l'impegno senza che nessuno gli chieda niente per il canale, l'ha costruito negli anni. Io mi sarei rotto le palle prima, sicuramente, lo dico chiaramente. E difetti è che ogni tanto mi si perde via e non concretizziamo su determinate cose. Chi tra voi è più competitivo? Direi che sono io. Pignolo. Direi. Rompicocones. Appassionato di wargame. Questa non No, vale. questa va bene. Lo so. Questa va bene così. Pari patta. Sexy. Potete vedere qualche video di 6 anni fa, effettivamente roba figurino. Potete votare anche me se volete. Hai un sogno nel cassetto? Sì, voglio vivere con questo lavoro. Beh, Vivere con il suo lavoro. sarebbe un'ottima cosa. No, livello parassitico. Mettete mi piace per Ace. Come vedi, canale tra 5 anni. Vede tutto dal 2022. Io lo vedo come una dittatura illuminata sul fandom di wargaming in Italia. Mi piace. Anche un Bisogna- po' furry possiamo. No, Saluta l'altro. Ciao Ace. Suca. Saluta il pubblico. Ciao ragazzi. E domanda bonus, saluta me. Ciao Jack. Ciao Jack. E ragazzi, che dire? Buon anno a tutti da Wargames per passione e figli. Buon anno! Buon anno, regà. Alla prossima.